bentornati o benvenuti sul mio canale se siete dei nuovi iscritti e benvenuti in questo nuovo video. Un video, quello di oggi, dei miei prodotti finiti del mese di gennaio, ma prima di iniziare a mostrarveli vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina così da non perdere nessuno dei miei video e se vi va seguirmi anche su Instagram. Giù nell'info box trovate il link diretto dove se cliccate vi porterà direttamente alla mia pagina, al mio profilo di Instagram e cliccando su segui sarete aggiornati di tutti i miei post, le mie recensioni e ovviamente anche le mie storie. Ma iniziamo subito. Devo dire che ho finito un po' di roba, ma non tantissima, ho fatto di meglio. Però inizio subito col mostrarvi magari i prodotti per la casa. Come primo prodotto ho terminato la mucchina. La mucchina ovviamente, essendo adesso io in dolce attesa, devo utilizzarla quasi come il pane perché devo lavare qualunque tipo di cosa cruda, non essendo immunizzata purtroppo alla toxoplasmosi. E quindi devo lavare tutto con la mucchina, sciacquarlo 25 miliardi di volte. Adesso mi stacco questo buono da 50 centesimi che sicuramente mi servirà per i prossimi acquisti. Cosa dirvi della mucchina? La ricomprerò? Beh, ovviamente sì. Non perché io sia una maniaca della pulizia anche per quanto riguarda i cibi, ma perché sono un po' costretta. Ci sono pareri discordanti sull'utilizzo della mucchina in gravidanza. Qualcuno dice che è molto meglio utilizzare il bicarbonato. Sì, probabilmente è anche vero, ho anche il bicarbonato, però certe verdure, soprattutto magari sia al mercato che al supermercato, che sono buttate lì nei banchi e che insomma vengono toccate un po' da tutti, io preferisco usare la mucchina, quindi la ricomprerò. Fa un po' schifo perché se non si sciacqua bene la roba sa di praticamente di cloro, però insomma sì, la ricomprerò. Un buon prodotto? Beh sì, dipende dalla vostra esigenza. Sì, si possono ad esempio anche sciacquare i ciucciotti o i biberon con la mucchina per igienizzarli. Se dovesse cadere per terra e non volete metterli in lavastoviglie, non avete più lo sterilizzatore, questo va bene, quindi io ve lo consiglio. Il Viacal. Il Viacal, questo qui è quello classico, ci sono anche delle altre profumazioni o comunque un po' diverse, mi sembra che ci sia all'aceto e non mi ricordo più, comunque ce ne sono diversi. Mi trovo abbastanza bene, toglie il calcare insomma abbastanza bene, costicchia un po' e di sicuro non è amico dell'ambiente. Il costo non lo ricordo, però tendenzialmente io compro sempre tutto quando c'è l'offerta. È difficile che compri qualche cosa a prezzo pieno a meno che proprio non mi serva urgentissimamente nell'immediato. C'è scritto dietro che per le incrostazioni difficili di lasciare agire almeno 5 minuti. Io non ho particolari incrostazioni, cioè pulisco spesso, ma ho l'acqua molto dura e quindi il calcare si forma abbastanza spesso, anche se vado sempre a pulire. Lo posso pure lasciare 5 minuti, ma il calcare resta lì dov'è e mi saluta con la manina. Non è che mi sposti l'esistenza. Certo che se ne spruzzo tanto lo lascio anche 10 minuti, allora lo rimuovo con più facilità, ma devo sempre andare un po' a sfregare, quindi come prodotto non lo porto così sul piedistallo, abbastanza consigliato, però secondo me va pari con altri prodotti della stessa tipologia ma di altre marche. Buono, sì, se vi capita di trovare l'offerta, non avete mai provato il Viacal e volete provarlo, provatelo, compratelo. Credo però che se trovate altre marche più economiche non è che fate proprio acquisti sbagliati. Ricomprarlo solo se in offerta una volta che avrò terminato i prodotti che sto utilizzando adesso. Lui, sempre lui, sì. Layer Floor, il prodotto di Eurospin, l'ho finito di nuovo. Ho fatto un po' una cavolata perché
per terminare quello passato che avevo ritrovato in un cassetto, avevo lasciato il diffusore a 3, quindi che spruzzava dopo, mi sembrava 5-10 minuti. Ho cambiato una volta terminato la ricarica e mi sono dimenticata di spostare la levetta, quindi praticamente mi sono fatta fuori 1 o 2 diffusori a gratis praticamente, perché sono stata un po' tonta e quindi non ho potuto fare insomma il mio solito utilizzo. Di solito mi durava un mesetto perché lo lasciavo spruzzare ogni mezz'ora, ogni ora, non ricordo quant'è il periodo, comunque quello più lungo. Però sempre un buon prodotto di Eurospin, questo qui lo ricompro sempre, quindi ve lo riconsiglio sempre senza spenderci troppe parole. Questo qui era il sapone, vedete, di Sienne del periodo natalizio. Ha un profumo di arancia, mamma mia ragazzi, ma che cos'è? Perché Lidl, se mi stai ascoltando, ma quando mai, non lo metti perenne questa linea qui all'arancia, perché è buonissima, anzi magari faccio anche una ricarica del sapone, così non usiamo tanta plastica, perché è veramente buono, un profumo buonissimo, poi te lo lascia anche persistente, te lo lasciava sulle mani. Mi è dispiaciuto proprio tanto che sia finito e che non ce ne siano più e che magari debba aspettare il prossimo anno per comprarne un altro. Quindi questo consigliato? Sì, consigliato se lo ritrovate ovviamente. Appello a Sienne e Lidl, rendilo permanente e anzi fai una ricarica, anche alle volte in formato XXL, quelli belli ciccioni che ci durano tantissimo, così sprechiamo anche meno plastica. Veniamo adesso a tutti i prodotti di make up e beauty. Non ce n'è tantissimi da dividerli, quindi ve li metto tutti insieme e iniziamo con questi dischetti di cotone di Sienne. Questi qua non lo ricordo il suo costo, ma non sono quelli da 90 centesimi che ce n'è, mi sembra 120. Questi ci sono 70 pezzi e sono i dischettoni un pochino più grandi. Non che mi siano particolarmente piaciuti, sì, magari con un dischetto riesci a fare un occhio e mezzo per pulirlo, però non lo so, preferisco quelli piccolini, non so come mai. Mi sono trovata a utilizzarne non molti di meno. Se normalmente con quelli piccoli magari uso 3 dischetti, uno per occhio, uno per il viso e le labbra, anche qui andavo a utilizzarne 3 più uno per il tonico, quindi non ho trovato tutta questa grande convenienza nell'avere quelli un po' più grossi ciccioni e ce ne sono 70, quindi consigliato ni, perché fanno il loro lavoro, non si disintegrano e non sono di quelli mollicci fini fini che ti fanno colare tutto l'acqua micellare sul viso, però preferisco altri. Se siete invece abituati voi e preferite i dischetti cicciosi, quelli un po' più grandi, allora consigliato, va anche un po' in base alle vostre esigenze. Ho finito questo qui, il detergente intimo della Chili. Questo qui è quello sensitive. Non ho particolari problemi neanche adesso in gravidanza nell'utilizzare particolari detergenti intimi più o meno delicati. Buono, insomma, non ho particolari appunti da fare su questo tipo di detergente intimo. Non so il costo perché questo è chiaramente un campione, era un campione che mi è stato omaggiato, se non mi sbaglio, da una spesa di Esselunga. Buono, insomma, se lo trovate in offerta, perché no, prendetelo. Proseguiamo con lo shampoo. Questo qui è il NIAR, lo shampoo per capelli normali, non so se si vede, ai fiori di ciliegio. Anche questa qui, come sempre, è la marca, la NIAR è la marca di Eurospin. L'ha usato prevalentemente mio marito, perché se non mi sbaglio, ecco, infatti c'è scritto, ma non so se riuscite bene a leggerlo, lavaggi frequenti. Lui si lava praticamente i capelli tutti i giorni e quindi l'ha usato solo lui.
io forse l'ho usato una volta, non ricordo. Lui si è trovato bene, quindi mi sento di promuoverlo. Come profumazione preferisco quello all'argan. Per quanto riguarda il promosso o il bocciato, io ve lo promuovo sotto parola di marito, prendetevela con lui se non vi piace, e lo ricomprerò, sì, probabilmente sì, di sicuro gli shampoo Niar li ricomprerò, proprio questo non ve lo so dire, non mi ha fatto impazzire la fragranza di fiori di ciliegio. Un altro shampoo che però questa volta ho finito solo io è questo qui, Love, Beauty and Planet, al burro di karité e olio di sandalo, credo di sì che sia sandalo. Questo shampoo mi è piaciuto tantissimo, lascia i capelli davvero morbidi e poi, a chi interessa, è vegano. Qui è anche facile controllare gli ingredienti perché ci sono tutti i sì e tutti i no appunto alle domande che vi fate, oppure ad esempio se non sapete tanto bene leggere l'indice e volete sapere per esempio se ci sono i siliconi, qui vi dice no, se è vegano, a parte che qui c'è il simbolino, ma non dovesse esserci, qui c'è scritto sì. Ed è secondo me una cosa molto utile. Io questo l'avevo acquistato in offerta perché costa un po', se non mi sbaglio costa forse 7-8 euro, è un pochino caro e ci sono 400 ml. L'avevo acquistato in offerta appunto da Esselunga. L'avevo forse pagato sui 5-6 euro, non sapevo ancora bene com'era questa marca, l'ho voluta provare e ne sto usando un altro al cocco, mi sto trovando davvero bene perché i capelli li lascia morbidi e si può anche non mettere il balsamo dopo, quindi va benissimo. Ve lo consiglio soprattutto se lo trovate in offerta, ma non so dove potete trovarlo se non c'è Esselunga nella vostra città, perché so perfettamente che, e questo è sempre il mio gatto, che non in tutte le città c'è Esselunga. Io credo che nei posti tipo Tigotà, Acque Sapone, Lilla Pois voi lo troviate, poi magari anche in qualche altro supermercato. Purtroppo non sono aggiornata su dove poter trovare questa marca perché non la sto vedendo molto in giro. Se riesco a trovare qualche informazione in più magari ve la metto nell'info box, così ce l'avete sempre lì a portata di mano, però ve lo consiglio davvero tanto. Sono rimasta piacevolmente colpita da questi shampoo. Di questi due shampoo, questo è finito, l'altro sto ancora usando, vi ho comunque già fatto una review su Instagram, quindi se vi interessa andate a guardarvelo. Sotto appunto trovate il link diretto come vi ho detto all'inizio e vi avevo scritto la mia impressione e la descrizione di questi shampoo. Confermo, mi trovo benissimo. Assolutamente promosso, assolutamente consigliato e sì, lo ricomprerò appena lo troverò in offerta. L'acqua micellare di Acqua alle Rose, ebbene sì, è sempre lei ed è sempre tra i miei finiti perché per me è un must have. Adesso sto provando altre acque micellari, ne ho comprate di 2 marche. Vi farò ovviamente sapere cosa ne penso. Sicuramente nei finiti di febbraio ce ne sarà un'altra di un'altra marca, sempre acqua micellare, e ve ne parlerò, vi dirò cosa ne penso. Qui ci sono 200 ml, questa sempre assolutissimamente per me promossa e quindi consigliata. Una maschera, questa qui era una maschera alla bava di lumaca. Come vedete dalle scritte anche dietro, io mi sono trovata bene, però consigliarvi l'acquisto risulta un po' difficile perché l'ho comprata in Giappone e quindi anche per me sarà difficile ricomprarla, ma se dovessi tornare in Giappone sicuramente la ricomprerò. Comunque nel complesso una buona maschera, non ne ho mai viste in vendita in Italia. Se l'avete vista da qualche parte ditemelo voi e compratela perché mi sono trovata bene.
Mentre invece questa qui è una maschera per le mani. Questa qui è quella di Shaka. Mi trovo sempre bene con queste maschere qui, mani e piedi, me l'avete visto diverse volte, sì, assolutamente promosse e consigliate. 2 sali da bagno, questo della Sienna ai fiori di sambuco, se non mi sbaglio, comunque al sambuco, ha un buonissimo profumo, non l'avevo mai però più ritrovato, sono i classici sali che si mettono nel bagno. Io lo metto nel bagnetto di mio figlio. Io non ho la vasca, ho la doccia, ma all'interno della mia doccia, essendo molto grossa e molto larga, ci sta la vaschettina e a mio figlio piace tanto avere queste cosine nell'acqua e quindi promosso, consigliato anche per il profumo, non irriti la pelle, neanche quella più delicata, perché mio figlio ha la pelle delicata, non gli ha mai irritato, promosso. E l'altro era questo qui del calendario dell'avvento di Balea, anche questo un buonissimo profumo, davvero buono. Che peccato che non li ho mai trovati di queste fragranze, veramente un peccato. Queste qui non erano sali da bagno, ma una specie di polverina che si scioglieva nell'acqua e la colorava, e anche questo qui un buonissimo profumo, la pelle risulta profumata, non irrita, perché anche questo è finito nel bagnetto di mio figlio, come gli piacciono queste cose, e quindi assolutissimamente promossa. Se lo trovate, ma non credo, ve lo consiglio. Andrò magari alla ricerca di qualche sale da bagno di Balea, se vi interessa, tanto vorrei tornare, perché veramente mi sono trovata bene, quindi assolutamente promosso. Lo ricomprerei se ci fosse. Siamo arrivati alla fine quasi, mancano pochissimi prodotti. Uno è questo qui di Equilibrium crema viso per pelli acneiche, è scritto piccolo piccolo piccolo. Equilibrium cosmetici naturali. Allora, questa cremina qui mi è piaciuta, l'ho messa, io ho i brufoli chiaramente causati dalla gravidanza, perché non ho mai avuto tutti questi brufoli, un tripudio enorme di brufoli da quando sono incinta, proprio si sono scatenati, quindi non mi ha risolto il problema, sicuramente un pochino li ha asciugati, o comunque probabilmente non è comedogeno e quindi evita che altri brufoli si formino sul vostro viso. Essendo un campione piccolino, non ho potuto utilizzarlo per lungo tempo e dirvi come si comporta, che ne so, nell'arco di 2, 3, 4 settimane. Nel complesso non mi dispiace e credo che sia una buona crema. Ovviamente, se per caso voi l'avete utilizzata, siete abitué nell'utilizzo di questa crema, ditemelo nei commenti e fatemelo sapere. A me sembra buona, ditemi se mi sbaglio. Ultimi due bocciati, ebbene sì. Questa qui è una BB cream della marca, non so se si riesce a leggere, AB, Atmosfera e Benessere. È una BB cream medio chiaro, acquistata al Mercato, il supermercato. Non so neanche io da dove iniziare a bocciarvi questa crema. Un pochino è rimasta ed eccola qua. Allora, questa è la crema medio chiara, direi chiara. Una volta spalmata, è molto liquida, super liquida. Una volta spalmata praticamente non si vede la differenza, come potete vedere. Difficile capire la mano, se adesso voi l'avete visto, ma diversamente quale mano ha la BB cream. Sono pressoché uguali, tutte e due chiare, smorte. Le mie mani bianco Casper sono sempre quelle. La profumazione è buona, però come BB cream, insomma, non è proprio, cioè, ho provato delle BB cream migliori. Questa sembra una delle creme colorate che mettevo io da ragazzetta,
dove praticamente non ti coloravano nulla, perché fondamentalmente non avevi bisogno di essere colorata, ma volevi farlo perché ti volevi truccare e non avevi bisogno di coprire occhiaie, borse e quant'altro. Quindi forse va bene per le ragazzine, costava poco, ha anche la protezione solare, alla fine la utilizzavo quasi come crema giorno. Qua dice con perle illuminanti, vitamina E, oli eudermici, uniformante, idratante, antietà e levigante. Bah, insomma, non so bene in quale mondo faccia questa cosa o su quali pelli, quindi per me è bocciato. Se siete delle ragazzine, per ragazzine intendo dai 16 anni in su o dai 14-15 anni in su e non avete imperfezioni tipo brufoli o segni dell'acne, che può capitare, allora sì, ve lo consiglio, costa anche poco, lo trovate al supermercato, vi mettete la vostra cremina colorata, fate attenzione che questa più che medio chiaro è chiaro, punto, il medio non c'è. Quindi ve lo posso consigliare se siete delle ragazzine. Se come me avete superato i 30, no, non ve la consiglio sinceramente. O avete veramente una pelle perfetta di rosa che non vi serve nulla, allora ok, ma no, diversamente no, non mi è piaciuta e non la ricomprerò. Mentre invece questa qui di Equilibra Love Nature, vabbè, buono che ha insomma il vetro, il barattolino di vetro, un pochino ancora ne è uscita. Anche questa super liquida, e per essere un fondotinta non è così coprente. Fondotinta con peonia bianca e olio di mandorle dolci. Buon inci, se cercate l'inci va bene. La coprenza non è delle migliori. Un consiglio che posso darvi è magari usarlo in estate, dove se appunto sempre se non si hanno dei problemi al viso, alla pelle, perché capisco che magari una pelle acneica anche d'estate va a cercare il fondotinta coprente con una coprenza decisamente alta. Ma se non avete questo tipo di esigenze, avete una pelle normale, mista, magari con qualche imperfezione ma non troppa, e mettete questo fondotinta unito magari a una cipria per opacizzare, visto che si va a sudare in estate, allora va bene, perché uno ricerca qualcosa di un pochino più leggero. Però io che l'ho usato in inverno vi posso dire che insomma ci ho messo un po' a finirlo, non mi piaceva. Vi feci un video sui prodotti dell'Equilibra, è sempre lui, ho usato tardi e prolungato l'utilizzo perché non ce la facevo a finirlo, infatti non sono riuscita a finirlo a dicembre perché non ce la facevo, aiuto. No, non lo ricomprerò perché preferisco altri fondotinta, ma se cercate qualcosa di poco pesante, abbastanza leggero, perché non vi piacciono i fondotinta pesanti e coprenti, sì, allora questo è un buon prodotto e ha anche un buon inci, quindi se ci fate anche attenzione unite l'utile al dilettevole. Quindi per me è bocciato perché non rientra nelle mie corde. Non credo che in estate comunque lo ricomprerò per usarlo solo in estate, non lo ricomprerò proprio più quindi, ma se voi avete altri tipi di esigenze come vi ho elencato prima, allora sì, un buon prodotto e potrebbe fare al caso vostro. Ragazze, i miei prodotti sono finiti. Anche per gennaio abbiamo smaltito qualcosina, non avete visto nessun detersivo perché nonostante io adesso abbia la lavatrice nuova, praticamente l'ho finito i primi di febbraio e quindi non ve l'ho fatto rientrare, lo vedrete poi a febbraio, sono tornata a lavare a pieno regime, anzi pure di più, se è possibile, per cui per quello dovrete pazientare ancora un pochino. Io quindi per adesso
Vi saluto, mi raccomando, come sempre non vi dimenticate di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e lasciarmi un pollice in su come supporto. Spero che queste piccole recensioni dei prodotti che ho terminato vi possano essere utili per i prossimi acquisti. Ovviamente fatemelo sapere nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!